Buongiorno a tutti ragazzi e bentornati sul mio canale. Come sappiamo, Bitcoin è sicuro, ma la sicurezza non è una cosa che si fa una volta e basta. E in questo video parliamo del BIP 360 e con questa volta si vuole un po' giocare in largo anticipo. Ed è una proposta che non serve a fare soldi, ma a riuscire a mantenere Bitcoin sicuro nel tempo e soprattutto nei prossimi anni anche con l'arrivo del quantum. Partiamo da una cosa molto semplice. Oggi Bitcoin usa delle firme crittografiche molto forti, ma col tempo, in teoria, con l'arrivo del quantum, questi computer a calcoli potentissimi si potrebbero rompere alcune chiavi pubbliche. E attenzione, non domani, non l'anno prossimo, ma soprattutto qualora potrebbe un giorno succedere. E se quel giorno arrivasse, Bitcoin sarà pronto. Partiamo da un punto fondamentale per capire. Quando una chiave pubblica, ovvero l'address, rimane sulla blockchain per anni, un attaccante ha potenzialmente un tempo molto lungo per provare a rompere. A rompere vuol dire riuscire dalla chiave pubblica ad arrivare alla chiave privata, che oggi è praticamente impossibile. E questa funzionalità di vedere l'address pubblico a lungo tempo si chiama esposizione lunga ed è qui che nasce il proposal per questo aggiornamento: avere una esposizione più corta. Ovvero quando fai una transazione la chiave pubblica è esposta per pochi minuti. E il BIP 360 nasce per risolvere in primo acchito questa problematica: ridurre il tempo di esposizione della chiave pubblica. Oggi con Taproot puoi spendere Bitcoin sostanzialmente in due modi: con una firma diretta che si chiama Keyspend o con uno script nascosto che riveli solo quando serve. Il primo metodo ovviamente è quello più elegante e privato, ma in un futuro quantistico potrebbe essere quello più vulnerabile. E questo aggiornamento, il BIP 360, dice una cosa semplice ma fondamentale: eliminiamo la possibilità di spendere attraverso una chiave diretta. Usiamo solo un percorso script. In pratica non si basa più sulla chiave pubblica come elemento centrale, ma si basa su un impegno crittografico che viene rivelato solo quando spendi, diciamo un insieme, un albero di condizioni. Ma tradotto più semplice, che cosa significa? Non rendi più disponibile la tua porta di accesso disponibile per anni sulla blockchain. Metti solo un sistema di accesso che si abilita solo quando serve. E BIP 360 è molto intelligente, non cambia tutto, ma rafforza Bitcoin. Facendo una cosa strategica, ed utilizza Taproot, non richiede hard fork, è solamente un soft fork e soprattutto riduce questo rischio di esposizione lunga della chiave pubblica. E ovviamente ci sta dicendo, non stiamo annullando completamente il rischio quantistico perché non si è ancora presentato nel dettaglio, ma iniziamo a lavorarci con calma. Qualora arrivasse, noi stiamo già giocando d'anticipo. Attenzione però, il BIP 360 non rende Bitcoin quantum proof, anche perché quando devi spendere Bitcoin o un qualcosa lo devi per forza rivelare. E per proteggere Bitcoin serviranno magari delle firme post quantum in futuro, ma scegliere quali firme, un algoritmo, quanto pesano, la dimensione all'interno del blocco sono scelte difficili e importantissime, perché quelle che sì cambiano un po' struttura. Ed è per questo che il BIP 360 ho detto che è un aggiornamento molto intelligente, perché oggi separa il problema. Prima si riduce l'esposizione, poi si discute delle firme post quantum con calma e sangue freddo e ovviamente mente lucida. E in realtà comunque questo messaggio è molto importante perché va a far vedere che comunque Bitcoin non è fermo, si aggiorna, si lavora lentamente ma si evolve con prudenza, con discussione pubblica e non aspetta il disastro o fa cose veloci perché arriva tardi a fare un aggiornamento. È proprio in stile Bitcoin con coerenza e resilienza. Una spiegazione veloce per magari i nuovi sul settore, sul significato di rompere una chiave pubblica. Quando tu crei un indirizzo Bitcoin, succede questo: hai una chiave privata, solo tua, che devi custodire, quella che ti dà la possibilità di firmare le transazioni e ti dà la proprietà dei fondi e di spostarli. Da questa chiave privata viene generata una chiave pubblica, che è visibile. La chiave pubblica genera l'address, quello che condividi ovunque per farti mandare dei bitcoin, magari a un amico o su un exchange. Lo rendi pubblico perché il tuo address, anche se è online o lo dai a un tuo amico, da quello non può spostare i tuoi fondi, può solo inviarteli. È un po' come
l'IBAN che puoi condividere. La regola è: con la chiave privata, appunto, puoi firmare le transazioni e oggi dalla chiave pubblica non si può tornare indietro, e mentre dalla chiave privata si genera la chiave pubblica, dalla chiave pubblica non si può tornare a ritroso e capire la chiave privata di quell'utente, di quel portafoglio. E rompere la chiave pubblica significa proprio questo: riuscire a andare a ritroso e da un indirizzo pubblico riuscire a capire la chiave privata e diventare automaticamente possessore di quei fondi, quindi andare a rubare i fondi. Infatti, se qualcuno riesce a ottenere la tua chiave privata, può firmare le transazioni, spostare i tuoi bitcoin e svuotarti il wallet. Oggi è impossibile perché Bitcoin utilizza un algoritmo che si chiama Elliptic Curve Digital Signature e si basa su matematica, su un algoritmo a curva ellittica. Oggi con i computer di adesso, per riuscire a fare questo percorso inverso da chiave pubblica a chiave privata, servirebbero tantissimi anni per fare un attacco di forza bruta, quindi è praticamente impraticabile. Un computer quantistico avanzato potrebbe usare invece un algoritmo che si chiama algoritmo di Shor, che tecnicamente potrebbe risolvere questo calcolo matematico in molto meno tempo. Quindi se un giorno esistesse un algoritmo così potente da ridurre drasticamente questo tempo di calcolo, si potrebbe da una chiave pubblica trovare la chiave privata di quel wallet e quindi rompere la sicurezza della firma. E qua ritorniamo al concetto di prima: se la chiave pubblica tua rimane per anni sulla blockchain, un computer quantistico avrebbe tutto il tempo per riuscire a romperla, e essendo un computer quantistico ad altissima efficienza, questo tempo si riduce drasticamente. Se invece la chiave è visibile per pochissimo tempo, questo si riduce drasticamente. E quindi è qui il concetto: rompere la chiave pubblica non significa hackerarla come magari si può leggere in giro, ma significa andare a rompere questa protezione matematica. In soldoni, come hai capito, rompere la chiave pubblica significa dalla chiave pubblica riuscire ad ottenere la chiave privata.